Ciao, buongiorno.
Buondì raga, ciao a tutti, oggi è 6 agosto, è un po' che non ci vediamo, ho dedicato un sacco di tempo in queste settimane all'orto, quest'anno senza acqua è abbastanza difficile, manca la risorsa primaria, nonostante siamo abituati a bagnare poco, però quest'anno proprio non sta facendo un filo d'acqua, ha piovuto l'ultima volta credo 2 mesi fa, 2 mesi e mezzo. E diciamo che ha piovuto in gran parte del Piemonte tranne che qui, infatti come potete vedere questi vialetti dovrebbero essere pieni d'erba verde, invece è tutto completamente secco, per cui stiamo porzionando l'acqua da dare alle nostre coltivazioni.
In più ci si è resi conto quest'anno, anche cosa risaputa già l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, che nel nostro terreno c'è tanto così di terra. Io non so neanche come faccio a crescere la roba qua su, perché questo è un terreno super roccioso e siamo proprio su una collina rocciosa. Noi non abbiamo mai apportato della terra, per cui pian piano con l'erosione lei tende a sparire, e quest'anno davvero mettendo giù questi bambù ci si è resi conto che c'è tanto così di terra, e quindi la roba rimane un po' piccolina per quello, un po' perché bagniamo poco, c'è poca acqua. Però insomma siamo contenti, abbiamo iniziato a raccogliere i primi pomodori in questi giorni, i datterini sta maturando benissimo, quelli di bue sono un pochino più lenti, però siamo contenti perché le piante, per piccoline che sono, sono belle cariche. Anche le melanzane, hanno un sacco di melanzane per pianta. Le zucchine ho fatto un super raccolto, continuano a produrre un sacco, anche loro sono piccole ma davvero ci stanno dando tanta soddisfazione. E poi abbiamo tutta la piantagione di zucche di là, di piccoli frutti, che i piccoli frutti sono ancora piccoline come piante, però hanno iniziato a produrre anche loro bene da quest'anno. E le zucche quest'anno ne abbiamo messe tante, penso una trentina, se non di più, forse 40. L'anno scorso ne avevamo messe una decina e eravamo arrivati a consumare la nostra zucca fino ad aprile, mi sembra. Quindi, come sapete, a noi piace tantissimo conservare le nostre coltivazioni per consumarle durante l'anno. Infatti più tardi andrò poi a mettere via le zucchine perché ho parecchi chili da conservare. Come coltivazioni più o meno ci sono le stesse cose dell'anno scorso, quindi melanzane, pomodori, zucchine, peperoni, insalate. Queste qui abbiamo già fatto un primo raccolto, adesso le stiamo dando anche alle nostre galline, le abbiamo piantate pochi giorni fa queste qui, perché tutti i giorni gli forniamo della verdura fresca del nostro orto. Poi abbiamo messo parte di cavoli estivi, delle coste, le nostre piccole fragole e appunto le zucche, come vi dicevo, nell'altro orto. Anche le patate in realtà abbiamo messo e non abbiamo ancora raccolto perché le abbiamo messe tardissimo. Quest'anno non siamo stati per niente attenti ai tempi, abbiamo fatto altre cose, quindi ci siamo proprio male organizzati. Abbiamo piantato tutto in ritardo, anche l'aglio, cipolla. Infatti cipolla è stato un raccolto disastroso, aglio invece siamo riusciti a raccoglierne un po'. Però sì, ci siamo resi proprio conto di quanto tempo bisogna dedicarci e anche avere una sorta di attenzione, cura, seguire determinate tempistiche, insomma. Quest'anno è andata un po' così. Comunque vabbè, siamo già contenti perché come sempre di roba ce n'è parecchia a sufficienza. Però ecco, poi per garantire l'autosufficienza durante l'anno, nei prossimo autunno e prossima estate dovremo stare un pochino più attenti e progettarlo sicuramente meglio. Comunque l'arrivo delle pecore, i nuovi maremmani, insomma sono tutte cose che ci hanno portato via tempo. Adesso abbiamo anche i piccoli pulcini che stanno crescendo, nuove galline, galli qui della nostra realtà, e anche loro appunto hanno bisogno di attenzioni e cure perché per noi è tutto una prima volta. L'orto l'abbiamo fatto l'anno scorso solo per la prima volta, questo è il secondo anno, e anche gli animali comunque per noi sono tutta una nuova realtà, quindi ogni cosa ha bisogno del suo tempo, delle sue attenzioni. Perciò stiamo andando molto piano per cercare di far andare avanti tutto al meglio. Adesso stavo raccogliendo le carote, stessa cosa dell'anno scorso, un po' meglio perché questa qui perlomeno si è sviluppata tutta, poi nell'ultima parte si è rigirata su se stessa perché come dicevo prima terra non ce n'è. Poi vabbè, la carota è particolarmente esigente di terra morbida
e quindi probabilmente le raccoglieremo così, corte, come l'anno scorso. Queste qui magari poi il prossimo anno appunto apportiamo della terra in generale ovunque, o se no l'ideale magari sarebbe farle in un orto rialzato con tanto così di terra morbida e allora a quel punto si potrebbero avere delle carote belle lunghe. Comunque la cosa bella è che sono veramente enormi, guardate che belle, che carotoni, quindi avessero la giusta lunghezza sarebbero veramente delle carote fantastiche. Anche queste qui quest'anno ne abbiamo messe più dell'anno scorso, questa è già più carina, sì, comunque è meglio l'anno scorso erano proprio tozze, erano tutte così, queste vanno decisamente meglio, pian piano c'è margine di miglioramento, sì, erano più o meno tutte così l'anno scorso. E anche queste qui andiamo a conservarle ovviamente per tutto l'anno, adesso non sono tantissime, in questa piccola coltivazione ovviamente la consumeremo abbastanza a breve termine. Nei prossimi anni mi piacerebbe fare che ne so, dado fatto in casa per esempio, con cipolle e carote del nostro orto, magari la giardiniera, poi vabbè le carote si possono conservare in tantissimi modi, quindi come vi dicevo man mano andremo a migliorare le nostre conoscenze.